Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Italy Hunters Metal Detective. Oggi siamo qui per raccontarvi una grande storia e farvi vivere quello che successe nella lontana primavera del 44. Oggi vi porterò in dei luoghi dove i tedeschi sacrificarono in parte le loro truppe per far sì al restante di riuscire a ritirarsi verso Roma. Ad attaccare le truppe tedesche in questo caso furono le truppe coloniali francesi, supportate dalle truppe americane. Gli scontri su queste montagne non durarono a lungo, ma furono davvero violenti. L'obiettivo dei tedeschi era mantenere il più tempo possibile un incrocio stradale, un punto davvero strategico in quei periodi. Ovviamente l'obiettivo alleato era appunto conquistare quell'incrocio. Detto questo, vi mostrerò nel video anche dei vecchi ritrovamenti, ma sempre collegati alla stessa zona e allo stesso soldato. Seguitemi per sapere quello che è successo in quel periodo. Bene ragazzi, se vi piacciono i miei contenuti, vi chiedo di condividere e interagire con like e commenti, così da crescere e far conoscere queste storie anche ad altre persone. Detto questo, iniziamo la nostra avventura e proviamo a immaginare cosa è successo in quel periodo. Una volta arrivati tra i diversi luoghi dove combatterono, iniziamo a trovare i primi oggetti alleati. Guardate. Questo è un bottone di una giberna americana. E proprio a fianco al bottone, guardate, troviamo una delle due fibbie appunto della giberna americana. Bene ragazzi, siamo sulle tracce giuste, continuiamo. Poco più distante, tra due pietre, trovo questi due bellissimi caricatori del MAS 36 francese. Guardateli, sembra come se il tempo si fosse fermato. Probabilmente tutto questo materiale alleato faceva parte appunto delle truppe coloniali francesi. Molto spesso, come in tanti sappiamo, erano equipaggiate con materiali di altri eserciti. Proseguendo verso le postazioni tedesche, troviamo questa granata. Si tratta di un M15, chiamata anche Willy Pete. Si tratta di una granata al fosforo bianco, in questo caso innocua, da come potete vedere. Ma mi raccomando ragazzi, massima prudenza e state sempre lontani da questo tipo di oggetti.
Non appena entriamo nelle zone tedesche, ragazzi, riceviamo un bel segnale e guardate cosa troviamo. Troviamo un bossolo di un razzo segnalatore di colore rosso. Questi razzi servivano per far capire ai compagni l'azione da svolgere o semplicemente segnalare un arrivo di truppe avversarie o cose del genere. Camminando ricevo un segnale ad impatto e guardate, incredibile, ma dopo quasi 80 anni questa M39, ovvero una delle bombe a mano tedesche, è rimasta in superficie. Anche questa volta questa granata è innocua, manca di detonatore e di soluzione. Davvero molto bella. Una volta arrivati alle prime postazioni tedesche, guardate, ve la indico. Riceviamo un buon segnale. Guardate. Capiamo fin da subito di cosa si trattasse. Bene ragazzi, questo che vedete è un kit di pulizia del fucile tedesco K98. Purtroppo vuoto, mancano i diversi accessori per la pulizia. Riceviamo così la testimonianza che quelle postazioni furono utilizzate appunto dai tedeschi. Guardate. Davvero un bel pezzo. Sempre nei dintorni iniziamo a recuperare le diverse fibbie di una maschera antigas tedesca.
Proprio lì vicino esce uno dei due occhiali della maschera, questa volta compreso di lente. Davvero molto bello. Guardate. Bene ragazzi, è arrivato il momento di mostrarvi uno dei ritrovamenti più entusiasmanti e emozionanti per chi fa la ricerca militare. Voglio precisare che questo è un video registrato non nello stesso giorno, ma l'oggetto che trovo proviene proprio dallo stesso luogo di oggi. Guardate. Ebbene ragazzi, in una di quelle postazioni trovo appunto un elmo tedesco. Questo elmetto è un M35, guardate, si vede ancora un po' di colore originale, tra cui si intravede anche la sua decal, guardatela, sembra tutta bianca, ma ragazzi vi confermo che è la classica decal con lo sfondo nero e l'aquila bianca. Beh, che dire ragazzi, è davvero un'emozione indescrivibile. Pensare che tra quelle postazioni c'erano ragazzi che si stavano sacrificando per la loro patria, a chilometri e chilometri dalla loro città e dai loro familiari. Beh, tutto questo è davvero da pelle d'oca. Ma proseguiamo perché non è finita qui, perché proprio vicino a quella postazione continuo a trovare altri oggetti personali. Guardate. Sicuramente tutti questi oggetti facevano parte dello stesso soldato, essendo molto vicini uno dall'altro. Trovo il piastrino di riconoscimento del soldato. Incredibile ragazzi. Questo è uno degli oggetti più emozionanti che un ricercatore di militare possa mai fare. È come se avessi trovato appunto il soldato. Dietro questo piccolo pezzo di metallo c'è stata una persona che non si sa se riuscì a tornare a casa, se fu dispersa, fatta prigioniera o se nei peggiori dei casi sia deceduta. Si tratta di un piastrino Landesschützen. Queste ultime erano composte da classi di età più avanzata, non del tutto adatte per i soldati in prima linea. Queste unità di solito svolgevano servizi di sicurezza dell'area posteriore, come la sorveglianza di campi di prigionia, installazioni, ponti e attenzione, incroci stradali. E se avete fatto attenzione a quello che ho detto a inizio video, capirete che tutto combacia.
Proprio a fianco al piastrino troviamo un oggetto che conferma la sua età più avanzata. Bene ragazzi, troviamo questo bellissimo fischietto che, dopo diverse e diverse ricerche, scopro che questo fischietto è del periodo della Prima Guerra Mondiale, non di uso ufficiale, ma civile, ma degli inizi del secolo. Quindi probabilmente questo soldato poteva avere un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Questo è un ritrovamento che avrete già visto in uno dei miei video, ma anche quest'ultimo ragazzi fu trovato nello stesso luogo e non molto distante da quest'ultimi oggetti. Ebbene, credo sia stata la scoperta più bella del 2021. Incredibile ragazzi, guardate, un distintivo da ferito di guerra in argento. Bellissimo. Vi lascio immaginare il misto di emozioni e adrenalina nel vederlo in quello stato dopo 80 anni dal tremolio delle mie mani. Bellissimo ragazzi, incredibile. Questo distintivo veniva dato per 3 o 4 ferite, o per la perdita di una mano, di un piede o di un occhio durante le azioni belliche, per parziale perdita dell'udito, per sfiguramenti facciali o danni cerebrali. Quest'ultimo oggetto ci conferma tutta la teoria del soldato. Quel soldato ricordiamo che svolgeva servizi in seconda linea, probabilmente anche per questo motivo, perché aveva delle ferite di tipo permanente. Chissà, probabilmente se le portava dietro anche dal primo conflitto mondiale. Bella storia ragazzi, non trovate? Ma continuiamo. Non molto distante dalle postazioni troviamo un ricovero, o meglio, una grotta, usata appunto come ricovero dai soldati tedeschi, probabilmente anche dal soldato di cui abbiamo parlato, ma entriamo ragazzi, vediamo. Questo luogo trasmette davvero delle sensazioni incredibili. Ovviamente il mio consiglio è di non avventurarvi da soli in luoghi simili. Può essere molto pericoloso. Ma ragazzi, guardate, non si vede molto, ma vi confermo che qui di fronte a me c'è una sorta di stanza con delle pareti squadrate. Probabilmente è dove riposavano i soldati. Davvero incredibile. E nei dintorni di appunto questo ricovero facciamo altre scoperte, tra cui troviamo anche delle latte
appunto tedesche. Guardate. E tra queste latte troviamo quest'altro oggetto. Beh ragazzi, guardatelo bene. Questo è un fornelletto da campo tedesco, S-Bit. È rimasto bloccato in questo modo come lo lasciarono. Davvero bello. Continuando ci spostiamo e ci imbattiamo in altre postazioni, sempre tedesche. E guardate nei dintorni cosa troviamo. Se la riesce a cacciare, sì. Troviamo una clip del K98, riconoscibile appunto dalle 3 tacchette che ci sono di lato. 1, 2 e 3. Beh ragazzi, questa clip conteneva 5 proiettili. Sempre nei dintorni di queste postazioni Sì. troviamo un altro bossolo di un razzo segnalatore, questa volta bianco. Di seguito vi lascerò un piccolo video con tutti gli oggetti più importanti trovati. Detto questo, la nostra avventura finisce qui. Spero il video sia stato interessante e di avervi portato con noi in questa bellissima avventura. Ricorda di iscriverti e interagire con il video, condividi, lasciami un like e commenta con qualsiasi cosa tu voglia. A presto ragazzi, un saluto da Italy Hunters Metal Detecting e a un nuovo video.
red stain on the grain of the timber, obscured in the trees and the towns. There's a sinister scent on the wind, our time's gonna come around. The red sun is going down. There's a devil inside of us all now. There's a giant to bring to the ground. He's taking us out when it falls. Our time's gonna come around. The red sun is going down, and there's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun. In the smoke of the campfires, they weep and they wail with no sound. They darken the lights and the lamps. Our time's gonna come around. The red sun is going down. There's a sting on the gasp on my breath now. There's a mark on the wrist of a bound. Raw rings in the cycle of death. Our time's gonna come around. The red sun is going down, and there's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun. Is full of holes. I'm bleeding out my spirit, breathing out my soul. Now loyalty's a pistol. My heart is full of hope. I'm bleeding out my spirit, breathing out my soul. Our days are almost over. Times of change around these parts. There ain't no more cowboys, only men with violent hearts. There's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun.